Ciao a tutti amici di WeDrive e bentornati sul nostro canale. Qui insieme oggi per vedere un altro modello molto iconico della storia della produzione delle auto più suggestive, quelle a cui noi ci siamo più legati nelle nostre strade. Ora iniziamo con questo nuovo appuntamento dedicato sull'auto Bianchi A112, un'auto veramente iconica. La 112 Auto Bianchi rappresenta una delle auto più iconiche della storia della produzione dei marchi italiani. Prodotta appunto dalla casa automobilistica Auto Bianchi, fu una serie susseguitasi dal 1961 al 1986. La volontà del gruppo Fiat, chiamata a dover fronteggiare l'incursione nel mercato italiano della piccola Mini, che dopo aver raggiunto e superato l'ostacolo dei dazi doganali con la costruzione della vettura presso gli stabilimenti della casa Innocenti, vide nel progetto A112 la chiave di volta per poter ricostruire e ricreare un gran successo che accolse il gusto delle vendite, in particolar modo nell'utenza giovanile, ma soprattutto quella femminile di quegli anni. Fu quindi con l'ingegnere designer Dante Giacosa, attraverso l'Auto Bianchi Veicoli, di proporre una vettura di piccole dimensioni, dall'aspetto elegante, basata sul nuovo progetto a trazione anteriore. Ed ecco quindi, nel 1969, al Salone di Torino, il suo primo debutto ufficiale, dove, come pronosticato, ottenne attraverso innumerevoli consensi da parte del pubblico e della stampa grandissime attenzioni. Il successo di vendite fu immediato ed a tal punto consistente che, nonostante ci fossero continui ampliamenti e potenziamenti delle linee di produzione, furono innumerevoli i casi di prolungamento dei tempi d'attesa, addirittura in alcuni casi superiori ai 12 mesi. L'auto in brevissimo tempo divenne un vero e proprio oggetto dei desideri, ambito sia per le sue forme gradevoli che per i suoi costi di acquisto ed esercizio contenuti. Lunga 323 cm, larga 148 cm ed alta, o potremmo dire anche bassa, soli 136 cm, e grazie a un peso contenuto di soli 670 kg riuscì a sorprendere anche in termini di guida e prestazioni, vantando diverse versioni per allestimenti e potenze, quali Elegance, Elite, LX, Junior, ma soprattutto, ragazzi, Abarth. Quest'ultima, la più iconica e più pepata forse tra tutte quante, fu subito resa disponibile in diverse tinte, rosso, blu elettrico e verde brillante, in caso di verniciatura bicolore su richiesta. Oltre alla vistosa livrea rosso corsa, contrastata dal nero opaco del cofano e delle fasce sottoporte, la differenza più importante con la normale A112 era proprio sotto il cofano, un motore abbondantemente rivisto direttamente dal signor Carl Abarth. Dal punto di vista tecnico, la cura Abarth per lo sviluppo del già brillante propulsore di 903 cm3 fu piuttosto pesante, comportando l'aumento di cilindrata a 982 cm3, mediante l'allungamento della corsa, l'inserimento di un nuovo albero motore in acciaio nitrurato, l'innalzamento del rapporto di compressione pari a 10:1 utilizzando dei pistoni stampati con segmenti cromati, ma soprattutto la riprogettazione dell'albero a camme e delle sedi delle valvole. Anche l'impianto frenante subì modifiche sostanziali, con la maggiorazione delle pinze sui dischi anteriori e l'adozione del servofreno. La potenza del motore, che già nella fase prototipale aveva superato abbondantemente i 60 cavalli, viene limitata a 58 per raggiungere i previsti livelli di elasticità e robustezza del motore stesso. Nell'ultima evoluzione, la più potente tra tutte, con 4 cilindri, 1050 cm3 e 70 cavalli derivati dalla precedente, essa fu dotata di un cambio 4 marce con rapporto a ponte 13/58, un modello di A112 Abarth in grado di raggiungere i 160 km effettivi. Fu dotata per la prima volta nella storia di questa vettura il servofreno a depressione, agente sulle sole ruote anteriori e sistemato, per ovvi motivi di spazio, sulla destra del vano motore. Invariata invece rimase la scocca, con interni ben rivestiti, curati materiali artigianali e dotata anche di strumentazione completa, sedili anatomici con poggiatesta e volante a 3 razze con corona in pelle. Simpatico e degno di nota da riportare, parlandovi di questo modello, fu la prova di 4 ruote su strada dell'allora pilota di Formula 1 Arturo Merzario, che ne vantò le doti sportive di motore e tenuta di strada. La versione da 982 cm3 rimase comunque in listino con il nome 58 HP e nel luglio del 75 la potenza della normale venne poi ridotta a 42 cavalli,
mentre nel 76 venne tolta di listino l'Abarth 58 HP. Degne di nota ovviamente sono le competizioni di questo veicolo. L'utilizzo nelle competizioni seguì immediatamente la messa in vendita della vettura e proseguì ininterrottamente per quasi 20 anni. La prima omologazione sportiva venne registrata nel marzo del 72 e l'ultima ebbe la scadenza nel dicembre del 90. Le A112 Abarth vennero impiegate in tutte le categorie sportive a ruote coperte, da uno sterminato numero di piloti professionisti o dilettanti, conquistando un palmarès complessivo veramente impressionante. Attualmente sono largamente utilizzate nelle gare in salita o nei rally, riservate a vetture storiche, e a metà degli anni 70 i proprietari delle vetture che intendevano cimentarsi nelle varie specialità di rally, salita o regolarità raggiunsero un tale numero che la Fiat decise di organizzare un vero e proprio campionato monomarca. Denominato ufficialmente Campionato Autobianchi A112 Abarth 70 HP e noto colloquiamente come Trofeo A112, venne disputato nel 77 fino all'84 e si rivolgeva principalmente ai giovani aspiranti piloti che con una modesta spesa avrebbero potuto mettere alla prova il loro talento. Gli esemplari venduti di questo iconico modello sviluppato da Papa Abarth, a fronte di una produzione di circa 14 anni, furono oltre 121.000, ovvero più del 10% del totale numero di vendite della A112. La più rara e ricercata dai collezionisti è ovviamente la prima serie, quella prodotta in 4.641 esemplari. La seconda e la terza, rispettivamente, che completano la tipologia comunemente conosciuta come tetto tondo, vantano numeri assai più importanti, essendo state prodotte rispettivamente in 13.759 e circa 29.000 unità. Bene ragazzi, spero di essere riuscito a intrattenervi, a raccontarvi un po' la storia di questo modello molto iconico, ma soprattutto spero di aver raccolto un vostro mi piace e l'intenzione quindi di invitarvi tutti quanti a iscrivervi al nostro canale, seguirci sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e soprattutto non perdervi l'articolo di questo iconico modello sul nostro sito www.wedrive.tv. Alla prossima!